Bentrovati, apriamo il nostro consueto spazio dedicato al benessere, alla salute e alla prevenzione. Sappiamo benissimo che si parte dal cibo, dall'alimentazione, accompagnata naturalmente dal movimento. E allora oggi presento la nostra ospite di questa sera, la dottoressa Ethel Cogliani. Buonasera, ben trovata. Buonasera. E nella vita fa proprio la nutrizionista. Il tema di quest'oggi, su cui getteremo il focus, è il rapporto che c'è tra alimentazione e sistema immunitario. Lei è proprio una professionista specializzata nel trattamento delle malattie autoimmuni. Magari partiamo da qui, ci può aiutare un po' a spiegare di che cosa si tratta e che cosa sono. Allora, che cosa sono le malattie autoimmuni? Semplicemente è un malfunzionamento del sistema immunitario causato da uno sbilanciamento dei fattori pro-infiammatori, quindi quelli che iniziano l'infiammazione, rispetto a quelli che sono invece i fattori antinfiammatori che invece dovrebbero terminare l'infiammazione. Che cosa porta a questo squilibrio? Semplicemente a un'infiammazione che non riesce a spengersi, più o meno come se avessimo perennemente attivato l'acceleratore, però non abbiamo un sistema frenante sufficiente, e quindi quello che porta è a un processo di infiammazione cronica che si chiama sindrome metabolica, che diciamo che è alla base del 90% delle nostre delle malattie in generale che sono caratterizzate, che caratterizzano la nostra società. E nel particolare diciamo nel mio studio io cerco di individuare in ciascun paziente qual è la causa che mantiene, o le cause che mantengono accese l'infiammazione all'interno del suo corpo, e diciamo tramite alimentazione, integrazione e magari anche dando qualche spunto sullo stile di vita cercare di ribilanciare questo processo, che in realtà è alla base di quello che è la risposta naturale del corpo di autoguarigione, che in realtà è una cosa naturale che non si riesce ad attivare a causa appunto di tutti gli squilibri che ci sono. Assolutamente, questo è un concetto insomma che abbiamo imparato a conoscere, con cui abbiamo imparato a fare una certa confidenza, insomma c'è equilibrio e squilibrio, malattia è squilibrio, equilibrio è salute. Esatto. E allora l'alimentazione, siccome abbiamo parlato di questi sintomi, no, che diventano sindromi in un certo senso, quindi che si ripresentano anche con una certa costanza, qui si lavora sulle cause. L'alimentazione deve essere per forza centrale, immagino, no? Allora, diciamo, partiamo da un presupposto: se noi mangiamo dalle 3 alle 5 volte al giorno, ok? E praticamente mangiamo quindi circa 1200-1800 volte l'anno. Se noi facciamo una cosa con che questa calcolo che mi ha fatto? Quanto mangiamo, scusa? 1200-1800 a seconda volte se sono 3-5. sì, 3-5 all'incirca. Ok, no, interessante. Immagina, facciamo sbagliando, sì? ok? Una cosa con questa frequenza. Ovviamente ci possiamo immaginare che comunque sbagliare per tutte queste volte durante l'anno può portare a delle diciamo delle interferenze con il nostro stato di salute, ok? Certo. Già soltanto questo fa capire quanto è importante l'alimentazione. Poi se noi pensiamo che in realtà tutti i cibi che noi mangiamo mediamente sono meno nutrienti rispetto a quelli dei nostri genitori, dei nostri nonni, ok? E già questo comunque vuol dire che il nostro corpo diciamo non ha quell'ingresso di nutrienti che gli servono per mantenersi stabile. Poi molti dei cibi che noi consumiamo mediamente contengono degli antinutrienti, che sono semplicemente delle molecole naturali o chimiche che interferiscono sull'assorbimento dei nutrienti. Ad esempio naturali molto conosciuto è il glutine, molto conosciuto è il lattosio, meno conosciute sono le caseine, le solanine, le saponine. Cioè in realtà sono veramente tantissime le componenti naturali, già soltanto naturali, che sono presenti nei cibi che noi ci alimentiamo, con cui ci alimentiamo continuamente. Poi se aggiungiamo i conservanti, i coloranti, gli edulcoranti e quant'altro, ovviamente i zuccheri, quantità di un po' zuccheri, il danno esatto, quelli raffinati, il esatto, danno della salute, dell'obesità dell'Occidente. Assolutamente. E praticamente se noi andiamo a sommare tutto quanto, praticamente noi non solo abbiamo pochi nutrienti, abbiamo un malassorbimento dei pochi nutrienti che ci stanno, e in più veniamo intossicati dal cibo che mangiamo. Diciamo che è diciamo una sorta di roulette russa riuscire a mangiare bene. Perché? Perché in realtà statisticamente, se uno non sa come orientarsi nel mondo del cibo, in realtà la probabilità di mangiare male è altissima.
Insomma, questo è, tra l'altro, per chiudere un po' questo aspetto, si parlava prima di lattosio e glutine, e oggi insomma l'intolleranza al glutine e al lattosio è esplosa anche un mercato poi, anche sotto i nostri occhi, per rispondere a queste esigenze. Così come oggi insomma di alimentazione e di cibo si parla tanto, di diete tantissimo, ognuno, come dire, segue il proprio regime alimentare, magari perché ha letto, ha sbirciato qualcosa su internet. Anche lì, attenzione, fate anche opera un po' di setaccio, perché informazioni sono veramente tante. Ci sono ovviamente persone che offrono anche un po' delle guide un po' miracolose a volte, no? Per risolvere i problemi. Insomma, ci sono veramente tanti regimi alimentari che si fanno avanti e che si proclamano risolutivi per diverse problematiche. Un quadro generale su questo, insomma, un suo giudizio. Allora, io quello che penso è che in realtà il mondo dell'alimentazione, della nutrizione sta diventando un po' una barzelletta, perché in realtà tutti si proclamano professori di alimentazione, però in realtà mediamente il mondo è più obeso, più stanco, più nevrotico, più infiammato e quindi più malato. Quindi tutta questa comprensione sull'alimentazione secondo me non esiste in realtà, e questo a me sembra quasi un gioco, non so, il telefono senza fili, no? Che si faceva quando uno era piccolo, no? Che uno ha capito un'informazione, esatto, poi alla fine la comunica a qualcun sì. altro, magari la comunica male, l'altro lo capisce esatto. peggio, per cui tu dici farfalla, arriva elefante, no? Sì, fatto un estremo. Esatto, e quindi alla fine le persone si ritrovano a pensare di avere la verità in mano, però non la verificano mai. Infatti io quello che dico, cioè nel senso, nel mondo del web, dell'iperinformazione, attenzione poi alle informazioni che ricevete, cioè cercate ogni tanto a chiedervi: ma questa informazione che ho è veritiera? Quindi verificatela, quantomeno, o anche addirittura provatela su voi stessi e decidete se è valida o no per voi, perché il problema è che se nessuno mai verifica, cioè non sapremo mai in realtà se queste informazioni sono veritiere. Già questo sarebbe una selezione, tant'è che le persone ogni tanto mi arrivano e dicono: dottoressa, dicono tutto, il contrario di tutto, ma quello fa bene, quello fa male, non si capisce, tant'è che alla fine le persone raggiungono una sorta di equilibrio tra le informazioni che trovano su internet, in televisione, e dicono: vabbè, ho capito, mangio un po' di tutto senza esagerare e più o meno me la cavo. Il problema è che questo un po' di tutto senza esagerare, considerando già soltanto se uno entra in un supermercato, il 90% della roba che viene venduta al supermercato come cibo in realtà non sarebbe commestibile. Mangiare un po' di tutto vuol dire che il 90% delle cose che tu mangi comunque non va bene, quindi non va bene come filosofia. In realtà io sono molto più drastica su certe cose. Secondo me ci dovrebbe essere su alcune cose scritto proprio come i pacchetti delle sigarette, no? Il fumo nuoce gravemente alla salute, ci dovrebbe essere questo cibo. Ad esempio le merendine. Le merendine, secondo me, cioè nel senso, cibo confezionato. Sì, di confezionato in generale. Diciamo che le merendine sono praticamente... Sì, proprio la merendina. La merendina è proprio il top di quello che la degenerazione dell'alimentazione umana, quindi parliamo delle merendine. Quello che appunto, secondo me sarebbe bello, che come l'hanno fatto per le sigarette, alcuni cibi lo scrivessero, tanto comunque continueranno a mangiarli come hanno continuato a fumare. Non è quello, però almeno uno è cosciente di quello che sta facendo, quindi una libera scelta. Non è che ci sono gli studi che avvallano che le merendine fanno bene, perché sennò ci sono cose che secondo me non andrebbero fatte, ecco, in questo modo. Tanto comunque poi la gente sceglie comunque di sfondarsi di porcherie, però almeno in modo cosciente. Questa è la cosa importante dal mio punto di vista. Okay, caspita, veramente agguerrita. Allora, per esempio, ecco, prima di passare al prossimo argomento, secondo lei, visto quello che ci ha detto, più consigliabile mangiare 3 o 5 volte al giorno? 2. 2? Addirittura 2? Sarebbe meglio 2. Questa è un po' una statistica che sto facendo, anche mi sto confrontando anche con altri suoi colleghi che si occupano di alimentazione, perché anche lì, no, c'è chi dice meglio mangiare poco spesso, meglio i 5 pasti al giorno, meglio 3 ma distribuiti con dosi diverse, bilanci diversi dalla mattina. Quindi i pasti fondamentali quali sarebbero? Colazione? Per me pranzo e cena. Pranzo e cena e colazione no? Il meno possibile. È un po' controtendenza questa. Sì. No, rispetto alla media dei suoi colleghi, ripeto io. Assolutamente sì, assolutamente sì. Caspita. Allora, abbiamo parlato anche di sistema immunitario all'inizio. Allora, ci spieghi meglio un po' il ruolo del sistema immunitario nella formazione poi di quelle malattie croniche
che accennavamo. Allora, il sistema immunitario intanto, diciamo, parliamo delle sue funzioni, Sì. giusto per fare, diciamo che la funzione, quella che viene conosciuta da tutti, è quella, diciamo, di cercare di arginare quello che è l'ingresso degli agenti patogeni e delle sostanze, diciamo, esterne all'interno del nostro corpo. E questa qui è una funzione che più o meno tutti quanti conosciamo. Ce ne sono due in realtà molto importanti che vengono meno conosciute, tra cui quelle di smettere quelle che sono le cellule o le strutture diciamo degli organi che sono in realtà vecchie, ok? Sono senescenti, e praticamente queste strutture che cosa fanno? Vengono smantellate, vengono portate al sentire dallo scarico e praticamente vengono riciclate alcune parti, e poi viene lasciato spazio al rinnovo e al ringiovanimento dei tessuti, ok? Questo qui è tutto a carico del sistema immunitario. E poi c'è anche un'altra funzione, che è quella di creare praticamente dei rapporti diciamo simbiontici, che vuol dire praticamente di mutuo aiuto, ok? Tra il nostro corpo e altri microrganismi. Diciamo che quello che conoscono tutti, ad esempio, è l'equilibrio che c'è tra la microflora batterica intestinale e il nostro corpo. Questi rapporti sono permessi proprio dal sistema immunitario. In realtà teoricamente dovrebbero essere riconosciuti tutti quanti come patogeni. In realtà il nostro sistema immunitario ha modulato con il tempo una risposta nei confronti di questi microrganismi, in modo che loro potessero vivere serenamente all'interno del nostro corpo. Ovviamente queste funzioni funzionano bene se noi alimentiamo bene il nostro sistema immunitario. Quando invece c'è un gap, ok, una distruzione della funzione del sistema immunitario, in qualche modo una distrazione, ecco, più che distruzione, una distrazione del sistema immunitario, in qualche modo queste funzioni vengono tralasciate, o comunque vengono, come si dice, vengono creati proprio degli arretrati, cioè il sistema immunitario non riesce più a svolgere regolarmente quello che è il processo di pulizia e riorganizzazione del corpo, e quindi praticamente ci sono questo accumulo di arretrati che poi si trasforma in malattia. Facciamo l'esempio, ad esempio, dei tumori. Come si generano i tumori? I tumori, tutte le persone dicono: sono stato sfortunato, mi è capitato questo tumore. Il tumore non avviene dalla sera alla mattina. In realtà il nostro corpo ogni giorno combatte con cellule malfunzionanti, che devono essere dismesse e portate allo scarico. Che è l'apoptosi, okay? Come si chiama? Esatto. Ovviamente se questo meccanismo comincia a vacillare, queste cellule malfunzionanti si riproducono, e quella riproduzione delle cellule malfunzionanti diventa il tumore, ok? Quindi in realtà, se il nostro sistema immunitario fosse preposto e attento a fare quella cosa, non si genererebbero. Le altre malattie molto diffuse sono le malattie autoimmuni. Abbiamo detto che un processo cronico di infiammazione praticamente va a distruggere anche i tessuti funzionali, e quelle praticamente sono le malattie autoimmuni a tutti gli effetti. In qualche modo praticamente il corpo si autodistrugge. Ok, autoimmuni vuol dire questo. E diciamo che questo è il meccanismo con cui funziona e non funziona il nostro sistema immunitario. Perfetto. Quindi un fattore importante è sicuramente il cibo, ma devo immaginare ci siano quindi anche altri fattori che riguardano lo stile di vita da tenere sotto controllo, in considerazione. Allora, diciamo, se io dovessi mettere in cima proprio a tutto quanto una classifica, direi lo stress, addirittura prima dell'alimentazione, nonostante io sia nutrizionista. Lo stress che cosa fa? Praticamente genera tutta una serie di contratture, essenzialmente, di tensioni, che praticamente bloccano l'afflusso di sangue, quindi di ossigeno, e impediscono praticamente ai tessuti di detossinarsi, perché ovviamente il sangue serve pure per portare via le tossine. Quindi noi introduciamo volontariamente tossine nel corpo con tutti i cibi e quant'altro, poi il nostro corpo con le tensioni non riesce a smaltirle, e diciamo che questo genera le malattie, è una buona base per le malattie. Poi già anche il problema che noi diciamo gestiamo lo stress con i psicofarmaci. Gli psicofarmaci non curano lo stress, cioè aiutano ad abbassare i sintomi, cioè quell'ansia, quella depressione e quant'altro. Non lavorano sulle cause, certo. Esatto, quindi lo stress, dopo che noi ci sentiamo rilassati dagli psicofarmaci, che cosa fa? Continua a lavorare su quel processo infiammatorio che continua ad alimentare le problematiche, tant'è che noi ci ritroviamo spesso che dagli psicofarmaci dobbiamo prendere anche altri farmaci. Perché? Perché ovviamente lo stress ha continuato a lavorare. Poi c'è il sonno. Il sonno lo dice a me, dottoressa, che dormo 2 ore a notte.
Esatto, quindi attento, mi raccomando. Sì, non è importante, io almeno a parte tutto devo dormire 7-8 ore per stare bene, Ok. cioè per sentirmi bene. Ok. Allora, Quindi quando non lo faccio, fa cioè, malissimo. lo so, sono Lo consapevole. senti. Allora, lo sento. quella è la cosa importante, esserne consapevoli. Tant'è che appunto in una società come la nostra, nel quale l'inquinamento luminoso ha distrutto il buio, siamo tutti quanti notturni, discoteche, i ragazzi che lavorano, che stanno al computer per magari, che ne so, fino alle 2 di notte, oppure i lavoratori di turni che lavorano spesso di notte, oppure quelli che sono soggetti a jet lag, sono tutte quante categorie a rischio essenzialmente, quindi diciamo una buona ecologia del sonno è una buona prevenzione. Poi ci sono i contaminanti, abbiamo parlato di quelli che ci sono nel cibo, ma in realtà ci sono anche i contaminanti ambientali che inquinano l'acqua, inquinano l'aria. Teoricamente non bisognerebbe né respirare, né bere, né mangiare a questo punto. Ovviamente, dato che non è fattibile, quello che è importante è lasciare al corpo i tempi di recupero e di disintossicazione, cosa che invece non viene assolutamente lasciato il tempo. E poi ci sono le radiazioni. Noi siamo felicissimi della nostra tecnologia, dell'ultra velocità con cui... Guarda che ci sta guardando Marconi, che è ritratto là. Quale radiazione? No, anche le frequenze radio, purtroppo sì, dice. Sì, diciamo che non sono quelle più problematiche. Adesso arriverà il 5G. Siamo pronti all'arrivo del 5G, No, lo perché sapeva? le frequenze radiofoniche, cioè, dall'inizio Novecento. Sì, no, ma sono quelle più blande. Adesso arriverà il wifi forse pure. anche il wifi, il 3G già era una brutta botta, il 4G è stato distruttivo, tra un po' 5G, arriverà il 5G e noi saremo tutti più malati. Quindi diciamo che imparare a gestire tutte quelle parti della vita che noi possiamo gestire, le radiazioni non possiamo scappare, ovviamente ci potrebbe aiutare a mantenere comunque un buono stato di salute. E diciamo queste sono le cose più importanti. In ultimo, ma non ultimo, tutto quello che abbiamo detto, tutti i consigli che ci ha dato la dottoressa, nostra ospite Ethel Cogliani, potete approfondirlo in diversi libri che lei ci ha portato e che ha scritto. Sì. Andiamo a presentarli. Allora, il primo, Dietro la malattia. Ecco qua. Dietro Posso? la malattia. Sì, prego. Facciamo vedere. Ok. Dietro la malattia è ufficialmente il primo libro che ho scritto 2 anni e mezzo fa. L'idea è quella di far capire ai pazienti quali sono quelli che sono i sintomi precoci delle malattie, che magari ci danno delle avvisaglie che il corpo sta un po' in sofferenza, e praticamente magari associare delle analisi di approfondimento per vedere o quantomeno scongiurare se ci sono delle complicazioni che magari e intervenire prima che arrivi la malattia vera e propria. Poi abbiamo il secondo libro che invece è incentrato sulla tiroide. Ecco qua. E la Tiroide X-Files, poi fa Sì, riferimento esatto. a una serie cult degli anni 90. Sì, assolutamente. Una delle mie preferite. Mi sono chiuso un'estate di qualche anno fa, me la sono rivista tutta durante la stagione. No, scherzo. No, va bene, andiamo sulle cose serie. Sì, Tiroide allora, X-Files. Allora, Tiroide X-Files, di che cosa parla? Parla di alcuni problemi dei problemi della tiroide. I problemi della tiroide sono dei problemi infestanti e diciamo molte persone ipotiroidee in realtà non sanno neanche di essere ipotiroidei. Diciamo che nel libro spiego sia perché questi problemi ipotiroidei non sono molto diagnosticati, non sono ben diagnosticati, poi spiego anche che cosa succede se questi problemi non sono trattati in modo efficiente e tutti quanti i meccanismi e i collegamenti che ci possono essere all'interno del corpo causati dai problemi tiroidei, e poi magari do dei suggerimenti ovviamente generici. Certo. Per intervenire sui problemi tiroidei. Questi? Sì, Ce n'è un altro? C'è un altro, questo Ok. qui invece è stato scritto in realtà dai miei pazienti, sono le loro testimonianze per far capire come un approccio nutrizionale può intervenire su diversi fattori e diverse problematiche della nostra Ecco vita. qua, vincere la malattia senza farmaci, farmaci. storie di traguardi raggiunti lì dove sembrava non ci fosse più speranza. Esatto, sono loro, i miei pazienti. E invece questa, che è l'ultima nata nel mondo, diciamo, immunorega. Una rivista? È una rivista, Ah. esatto, è Immunorega Magazine. Il primo numero è uscito a marzo, il secondo a giugno, stiamo lavorando su quello di settembre, che è il terzo numero. Ecco qui. Praticamente è una rivista trimestrale con Sì. 4 uscite annuali. Praticamente è la prima rivista che parla dell'approccio funzionale alle malattie autoimmuni, dove per funzionale ovviamente è il lavoro sulle cause e non la copertura dei sintomi, ok, della malattia. E diciamo che ci siamo impegnati anche a far intervenire delle personalità a livello internazionale per far capire quante informazioni in realtà ci sono, ma che non riescono ad arrivare
dirette ai pazienti per la scarsa diffusione, e quindi diciamo quello che vogliamo è comunque far arrivare che in realtà la prevenzione sulle malattie autoimmuni esiste, che si può intervenire anche in modo naturale, riducendo i farmaci. Alcune volte non si possono togliere totalmente, ma comunque ridurli già è qualcosa, e questo è tutto il lavoro, diciamo, di Immunoreca Magazine. E quindi per questo dove bisogna andare? Dove bisogna recarsi? In edicola? Allora, no, non in edicola, ma sul sito immunorecamagazine.com, e su abbonamento noi faremo arrivare regolarmente ogni trimestre i numeri man mano che noi li portiamo a termine. Fantastico. E allora, Immunoreca è anche una pagina Facebook. Io, che dire, ringrazio la dottoressa Ethel Cogliani per essere stata con noi, per tutti i consigli preziosissimi che ci ha dato. Questi sono anche i riferimenti per quanto riguarda il cartaceo. Che dire, grazie per essere stata con noi e buon proseguimento. Grazie a voi. Andiamo avanti qui su Radio By Night Roma con tanti ospiti e informazioni, perciò andate sulla nostra pagina live social per rivedere e commentare tutto. Il video è presentato da GSC Scarla.